Salve fandoni e ben ritrovati su Hytale. Quest'oggi ci troviamo nel menu perché innanzitutto ho fatto delle piccole modifiche all'avatar. Sostanzialmente ho cambiato i pantaloni, abbiamo messo gli stessi del set e stessa cosa per quanto riguarda diciamo la parte dei guanti, quindi sono dello stesso set perché secondo me erano un po' fuori luogo, non azzeccava proprio del tutto, quindi per adesso restiamo così. E poi ho aggiunto questo mantello verde, fighissimo secondo me, che diciamo riprende un po' il colore più chiaro della gemma, potrebbe starci. Ovviamente cambieremo nel tempo, è molto divertente anche poter mischiare tutti questi outfit. E ho cambiato anche il colore della piuma, mi sembra fosse bianco prima delle scarpe. E niente, quindi sostanzialmente questo. Poi hanno aggiunto tecnicamente anche un po' di cose per la personalizzazione. Ad esempio adesso dovrebbero esserci delle maschere qui, esatto, c'è questa qui del bandito e altre cosine di questo tipo, ma soprattutto dovrebbero aver aggiunto anche delle bocche diverse, non che ci interessi in realtà, non ricordo dove fosse la bocca, eccola qui. Ecco, hanno messo quella da vampiro, quella cute e quella da orco, però secondo me per adesso questa rimane, diciamo, quella un po' più bilanciata secondo me, quindi va bene così. Allora, c'è un altro motivo per cui eravamo nel menu, e cioè che possiamo aggiungere delle mod che secondo me sono un pochettino necessarie in questo momento, e vi spiegherò anche i motivi. Allora, partiamo innanzitutto da Tree Harvester, che è questa, insieme anche ad Hybrid, che è una libreria per questa mod. Questa cosa fa? Praticamente, oltre a togliere la parte superiore dell'albero, come già succede in Vanilla, toglie anche le radici e pianta anche l'alberello. Ora, di per sé, noi l'alberello lo possiamo andare a scambiare alla, come dire, alla cosa del farmer, e ci sono comunque, cioè puoi anche evitare di togliere le radici sotto, però secondo me questo ci migliora un pochettino la vita, perché era un pochettino frustrante secondo me dover lasciare le radici sotto oppure scavare sotto e partire da sotto, era un po' un casino. Poi abbiamo High Markers, che sostanzialmente ci dovrebbe permettere di aggiungere dei waypoint sulla mappa. Explorers Map, un'altra mod per la mappa che però fa vedere tutte le zone esplorate del nostro mondo, quindi non è più da dove ti trovi in quantità di chunk che renderizzi, ma anche le cose che hai visitato. E soprattutto, se tu spawni in un mondo, normalmente non ti fa vedere tutto quanto, ma ti fa vedere solo appunto dove hai esplorato, quindi tanta roba. E Gravestones perché? Perché abbiamo notato come il tempo di despawn degli item, dato che ovviamente viene calcolato nel momento in cui il chunk è caricato e abbiamo una distanza di rendering piuttosto alta, l'altra volta non siamo nemmeno riusciti ad arrivarci che la roba era scomparsa, e quindi secondo me è un tantino sbilanciato per ora, quindi onde evitare. A me sta bene perdere roba parziale, insomma tutte le cose di base che erano già impostate, però è un peccato che appunto mentre ci stai tornando la roba despawni, perché li stai renderizzando da molto lontano. Ovviamente abbassando la render distance suppongo che questa cosa non succeda, però perché farlo? Quindi salviamo e speriamo che non crashi nulla a questo punto. Ci vediamo tra pochissimo. Tutto a posto ragazzi. Allora, ovviamente la mappa per adesso sembrerà un po' spoglia perché ovviamente partiamo dall'inizio, ma un'altra cosa che hanno aggiunto di interessante è che finalmente possiamo nascondere l'armatura, che sinceramente è orribile. Di conseguenza abbiamo almeno il personaggio che rimane sostanzialmente visibilmente normale, no? Per quanto riguarda l'episodio di oggi, cosa faremo? Ho intenzione di iniziare a costruire una casa qui sopra, quindi probabilmente una struttura che lì avrà una sorta di torre, come avevamo detto, e che si espande in questa zona, insomma, per avere tutta una zona in cui avere delle chest, oltre che tutte quante quelle cose lì, perché iniziamo a stare un po' stretti, e iniziare a fare cose strane su questa montagna per avere spazio mi sembra un po' esagerato, quindi tanto vale fare una bella struttura magari su 2 piani. E prima di fare qualsiasi cosa noi abbiamo bisogno dei materiali, quindi purtroppo ci sarà un po' di grinding. Io penso che ci convenga utilizzare cobblestone sicuramente, e probabilmente uno di questi tipi di legna che a questo punto andrei a prendere giù, visto che abbiamo la nuova mod che dovrebbe permetterci di farmare in modo facile. Quindi partiamo da questo, e così. Oh, tra l'altro ci sono degli animali che non ho mai visto, o sbaglio? O forse sono i pavoni. Potrebbero essere i pavoni, andiamo a vedere. Allora, in questo modo possiamo almeno fare un po' di legna senza avere necessariamente, insomma, la necessità di andare indietro a comprarsi
no, sono dei pavoni, ok. A comprarsi il sapling da poi ripiantare, perché sinceramente era molto molto brutto in quel modo. Perché alla fin fine non è che abbia chissà quanto senso. Ecco, tipo questi li abbiamo lasciati probabilmente noi. Togliamoli da qui e vediamo un po' se funziona la mod. Ovviamente dovremmo togliere tutto, suppongo, quindi facciamo così. Non funziona la mod. Non so perché. Fatemi controllare. Ok, ragazzi, io ho controllato ovunque, non sembra dare... Non c'è un motivo. È attivata la mod, i config sono giusti, quindi non ne ho idea. Probabilmente la nuova versione del gioco l'ha un po' distrutta, ma va bene così. Vabbè, peccato, dobbiamo faticare un po' di più per questa volta. E a questo punto dopo andrò anche a comprare i sapling e li verrò a piazzare, perché mi dà fastidio lasciarlo così. Tra l'altro ti manca anche proprio la terra, no? Perché non puoi piazzarli, se no. Ce n'era un'altra che ti permetteva di piazzare i sapling sui log. Secondo me anche quella va messa. Vabbè, un pochettino così. Allora, innanzitutto questo che legno è? È oak. Quindi vediamo un po' altre querce in giro se ci sono. Perché non so quanto legno possa servirmi più che altro. È quello il problema. Vabbè, stiamo praticamente disboscando tutto. Anche questo aveva la radice fin giù. Incredibile. Non me l'aspettavo. Va bene, allora. A questo punto torniamo su. Abbiamo 69 più... quante ne avevamo? 100 se non erro nella chest. Almeno per una base credo vada bene. Più che altro secondo me è la cobblestone il problema, perché chiaramente... oddio, potremmo anche usare il marmo che ce l'abbiamo qui. Solo che il problema è anche scavarlo. Probabilmente ci conviene fare un buco da qualche parte nella montagna per ottenerne quanto più possibile senza andare a togliere effettivamente alla montagna stessa. Allora, direi per ora... innanzitutto questa roba la dovremmo spostare prima o poi. Probabilmente ci converrà fare, diciamo, una sorta di, non lo so, cosa fluttuante di terra almeno come base, in modo che possiamo sostituire qui. Ma per adesso direi di appiattire leggermente questa parte della montagna, non troppo. Probabilmente terremo questo dislivello, con delle scale tranquillamente si può fare. E intanto togliamo tutta questa parte qui, dove praticamente sorgerà la nostra torre, no? Io, come al solito, ricordo che, diciamo, su questo canale io porto sostanzialmente gameplay uncut, tranne, diciamo, dei tagli che sono fatti non con il montaggio, ma banalmente durante la registrazione, quindi per vedere, ad esempio, adesso i config. Ma di norma, insomma, cerco di lasciare quanto più possibile, però allo stesso tempo non vorrei, diciamo, mantenere roba estremamente noiosa, ok? Quindi tipo in questo momento stiamo rompendo, però stiamo anche parlando e quindi ci può stare. Però nel momento in cui dovrò, ad esempio, magari farmare un po' di marmo, ecco, quello eventualmente, se non ho un argomento interessante di cui parlarvi nel frattempo, meglio che lo faccio off camera e ci godiamo invece magari la costruzione, no? E quindi va bene. La cosa importante secondo me è... questo c'era già, sì, probabilmente non lo vedevo perché stava di là. La cosa importante secondo me è comunque mantenere un buon bilancio, perché il motivo per cui faccio i video così, probabilmente se avete seguito altre serie o comunque le live lo sapete. Sostanzialmente io sono all'università, sto comunque facendo esami, sono sempre impegnatissimo, anche ad esempio in questo momento non sto streamando. E di conseguenza questo è il modo migliore che ho per avere contenuti sempre pronti, ma soprattutto perché sono video che io seguirei, no? Cioè adesso, quando ero piccolo guardavo un sacco di video editati perché erano la norma, ma ad oggi mi fa piacere guardare gli uncut senza problemi, anche live molto lunghe me le recupero in più giorni senza problema, e lo trovo anche un po' più rilassante, diciamo, quindi... so che questa roba piace perché io di per sé sono qualcuno che la utilizza, insomma, quindi diciamo che lo faccio anche per mantenere poi effettivamente tutto quanto quella che è la mia esperienza con un determinato gioco, e questa è una delle cose migliori. Nelle serie che porto durante le live tolgo solamente l'interazione con la chat perché ce l'ha già il VOD e perché di per sé non aggiungerebbe, diciamo, al video, soprattutto quando rispondo sempre alle stesse domande. Non credo di avere altra carbonella. No. Va bene, ma
qui ne avevo messa un sacco, veramente... Vabbè, facciamo così. Intanto mettiamoci questi legnetti. E iniziamo a costruire una base. Allora, poserei roba che non ci serve. Ah, questo è chalk, tra l'altro. Il marmo è questo qui. Ok, adesso vediamo un pochettino come bilanciare le cose. Partirei con il posare un attimo, appunto, le cose che non ci servono, tipo i drop dei vari mob. Qui abbiamo anche della carne. Vabbè, mettiamo tutto quanto qui, la roba naturale. E della pelle mettiamo qui, direi, non lo so. Va bene così. Per ora secondo me l'inventario è un po' un disastro proprio da gestire. Poi vi dico la verità, io non sono tanto fan del metodo che hanno utilizzato per rappresentare gli oggetti. Sono abituato appunto al pixel art nell'inventario. Però ci può stare, voglio dire. È semplicemente abitudine secondo me. Allora, partiamo innanzitutto con il cambiare un po' l'aspetto di questo legno, no? Quindi Builder's Workbench, abbiamo diverse possibilità. Allora, qui intanto abbiamo delle planks, che appunto sembra darne una sola. Questa cosa è terribile secondo me. Non abbiamo dei blocchi diversi per quanto riguarda proprio il tronco, almeno per ora. E credo che tutti i tipi di legno diano lo stesso tipo di plank, da quello che ricordo, almeno per ora. Quindi, esatto. Quindi l'unica differenza in fatto di tronco è proprio il tronco stesso. Cioè in fatto di legno è proprio il tronco stesso, perché è l'unico che mantiene, diciamo, la sua unicità. Se ci servono plank possiamo utilizzare banalmente anche tipo questo qui di ash e mantenere sostanzialmente lo stesso tipo di planks. Quindi a questo punto dobbiamo decidere quale di questi ci conviene utilizzare. Secondo me quello di quercia non è male. Io ancora piango uno slider della luminosità, sinceramente, ma va bene così. Tra l'altro non è nemmeno una cosa facilmente aggiungibile, perché le mod sono server side, quindi è una cosa che devono aggiungere gli sviluppatori. Passando invece al secondo blocco, ecco, se noi usassimo questo marmo, il chalk non ha ancora qualcosa, quindi il chalk lo possiamo utilizzare magari come dettaglio, che suppongo che il marmo adesso è cobblestone qui, però se lo facciamo esattamente come brick dovrebbe avere più o meno lo stesso colore. No, ma proprio no. Proprio zero. O meglio, si ci può avvicinare, però essendo che questo qui è la versione mattoni, non è esattamente... Cos'è tutta questa roba? Ma mi ha fatto fare le scale, ma... Oddio, vabbè, fermi. Non ho capito perché... Ah, perché è lo stesso che puoi passare, ma posso riprenderlo così? Sì. E facilmente puoi farlo diventare marmo intero, diciamo. Che in realtà è la stessa cosa. Ok, non mi piace per nulla il marmo normale. Questo qui. Quindi assolutamente no. Prendiamo tutto come cobble per ora. Allora, piazziamo un attimo le fondamenta. Io i tronchi ai lati li vorrei mantenere, no? Come al solito. Vogliamo mantenere la... diciamo la forma di questa montagna. Magari qui c'è una sorta di zona per l'osservazione del mondo stesso, no? Potrebbe avere senso. Una sorta di balconcino. O un balconcino o una zona interna. Potremmo anche fare una zona interna qui sotto con una finestra e poi sopra invece fare un balconcino, appunto. Potrebbe avere senso. Ok, e... idealmente proviamo a fare qualcosa del genere. Io non sono un builder, partiamo da questo presupposto. Quindi... ah, io non so tra l'altro se c'è il vetro. Noi abbiamo della sabbia, non l'abbiamo presa la sabbia. Abbiamo la sandstone, ma... no, non credo... cavolo, ci servirà a fare un viaggio per andare a vedere se ci sono le cose di... Perché so che ci sono le finestre, ad esempio, ma il vetro in sé per sé non so se ci sia, sinceramente.
Va bene, lasciamo perdere per ora questa cosa del vetro. Però più che altro vorrei capire come strutturare questo, perché così lo chiudiamo, però sopra ci sarebbe eventualmente il balconcino, potrebbe andare bene. Qui possiamo metterci tipo il marmo e continuiamo la cosa. Ok, diciamo che potrebbe andare bene. Quindi a questo punto io qui manterrei invece la grandezza, no? Quindi qui c'è questa convergenza un po' per la finestrella e poi magari potremmo anche farci... Potremmo anche tenerlo chiuso in realtà e fare le scale qui, banalmente, eh? Scale a pioli. E potrebbe starci. Qui sotto abbiamo il primo piano che si estende fin qui. Circa, no? Tipo così. Potrebbe avere senso. Sono molto negato con la costruzione, facciamo così. Allora, proviamo un attimo a immaginare qualcosa. Cosa piazzo questa roba qui? Diciamo che somiglia molto chiaramente al pavimento, quindi no. Facciamo questo marmo. Lo potremmo fare full bianco. Tanto poi eventualmente possiamo rifarlo come era prima. Se invece facciamo le scale e cose del genere non ci è permesso. Questo è proprio bianco bianco. Mi fa impazzire, vi dico la verità. Ecco, diciamo che il marmo non mi sta dando belle soddisfazioni per ora. No, e i brick... Forse i brick potrebbero funzionare? Abbiamo un minimo di separazione, diciamo. Ah, intanto posso dormire? Sì, no, 1 ora e 34. Va bene, ok. Bellissimo però il tramonto. Allora, se io facessi... Ci sono delle differenze nei brick o sbaglio, sì? Figo. Molto figo. Te lo faccio automaticamente. Perché, capito, io potrei fare sostanzialmente così. Però qui manteniamo il blocco da solo. A questo punto qui specularmente potremmo fare così, che si vede. Oppure qui dovremmo coprire e lasciarlo esterno. Potrebbe funzionare anche lasciarlo esterno. Io non sono molto avvezzo. Facciamo così per ora. Avrei bisogno di un po' di ispirazione da delle immagini probabilmente. Non so se voglio lasciare appunto questi all'esterno, diciamo, così. Oppure fare qualcosa che vada a incastonarsi, diciamo. Quindi per esempio avere questi qui. Potrebbe funzionare in realtà anche così. E poi qui tecnicamente ci andrebbe ancora il log. Facciamo così. Così. E il log anche qui. Un po' indeciso. Probabilmente darò un po' un'occhiata a delle costruzioni che trovo online, almeno per avere un minimo di ispirazione. Ci vediamo tra un attimo. Allora, ho trovato una piccola ispirazione su un post di Reddit che sostanzialmente ha la stessa scelta di materiali, quindi con il marmo, proprio i mattoni e il legno, e lui in realtà utilizza sostanzialmente il legno per fare proprio come dire, lo scheletro della casa. Secondo me ci conviene fare così, e non solo questo, ma ci conviene anche mantenerla quadrata, rettangolare, perché se no vado a complicarmi troppo la vita. D'altronde è comunque una base molto tranquilla, quindi va bene così. Ecco, diciamo che in una situazione in cui ci trovassimo di fronte a una serie per intero, una serie che non so nemmeno se verrà appunto interrotta come avevo detto, oppure se continuerà ad uscire un po' più saltuariamente quando vedremo aggiornamenti. Adesso vedremo, ancora non posso dormire. Ma l'idea sostanzialmente è che comunque poi in un'eventuale serie proprio fola dell'ignoto di Hyde l'uscito, no? Quindi una serie importante, queste cose le metterei sostanzialmente su carta e mi inizierei a studiare leggermente quelli che sono i design e le cose che poi voglio realizzare. Allora, io farei in questo modo: partiamo con il creare sostanzialmente
ad altezza 3, tipo così, uno scheletro di questo tipo, ok? Possiamo allungarci all'indietro in questo modo e qui sviluppare comunque una zona bella grande, senza troppi problemi. E qui lo manterrei alla stessa altezza in realtà. Potremmo addirittura estenderlo di 1 e mantenere sostanzialmente tutta questa cosa qui, o addirittura estenderlo di 2. Però possiamo anche, diciamo, ingrandire poi quando arriviamo lì sotto. Adesso non ho ben chiara questa cosa e dovremmo andare a dormire però, perché se no non vedo niente, quindi è un po' difficile. Però almeno dura un sacco il giorno e la notte su questo gioco, a differenza di Minecraft. Ora, vediamo un po' cosa riusciamo a realizzare. Allora, ora che abbiamo un minimo di andazzo, non ho ancora deciso se voglio estenderlo di 1. Forse conviene estenderlo di 1. Facciamolo. Sono molto indeciso, ragazzi. Io diciamo che più che altro su Minecraft gioco con le mod tecniche e faccio quello, quindi questo non è proprio il mio ambito, però va bene comunque, dai. Allora, qui metterei del chalk, almeno non sembra fluttuare questa casa. Quindi abbiamo qui potremmo mettere una scala che sale senza problemi e ci estendiamo più o meno fin qui. Ok? Qui potremmo fare un'estensione laterale, potremmo in realtà. Facciamo così. Arriviamo fin qui e poi ci estendiamo più o meno a questa distanza qui. Ok? In questo modo, quindi sostanzialmente l'idea sarebbe fare così. Ok? C'è un contrasto assurdo, non si vede niente attualmente sul gioco, ma va bene così. Quindi ci dà praticamente questa stanza che sarà bella grande. E qui simil corridoio potremmo ad esempio mettere le varie crafting table banalmente. Solo che pensavo che mettendole qui abbiamo sostanzialmente un blocco per passare. Ci conviene estenderlo di 1 e 1 da entrambi i lati probabilmente, perché questa idea delle varie crafting qui mi piace. Almeno abbiamo, diciamo, una zona bella tranquilla da questo lato, e dall'altro lato dove attualmente ci sono le varie crafting table invece potremmo metterci le chest. Oddio no, però effettivamente tutte queste crafting utilizzano ciò che c'è nella chest nelle vicinanze, quindi forse non è una buona idea. Forse le chest le dovremmo mettere qui sopra e lì sotto magari realizzare la zona letto e altra roba. Potrebbe essere un'idea. Mettiamo tutte le chest qui sopra ed eventualmente anche sotto, se ci dovesse servire altro, per dire. Potrebbe funzionare. Sì, magari con il copper non siamo esattamente velocissimi, ci servirebbe il ferro un po' in tutto. Va bene così. Allora, vediamo un attimo, perché eventualmente le possiamo anche già spostare, capite che intendo? Cioè possiamo dare un'occhiata e capire un pochettino cosa ci troviamo davanti, sostanzialmente. Allora, facciamo così. Ok. Ottimo. Qui abbiamo una piccola estensione, ma va bene così, perché poi manteniamo sostanzialmente questa grandezza che scende con degli scalini qui davanti, e più o meno anche qui questa grandezza ci può stare. Anzi, potremmo addirittura riprendere da qui e mantenere questa zona qui sotto con magari delle tipo palafitte, insomma, con qualche palo che la sorregga. Secondo me ci può stare, senza dover, diciamo, riempire tutta questa zona della montagna. Quindi per ora dove vogliamo sviluppare l'altra estensione? Magari qui potrebbe avere senso. Ok, quindi qui ci sarebbero tutte quante le crafting, anche qui eventualmente 1 e 1. Dovremmo probabilmente provare un attimo. Diciamo che è un po' da capire questa cosa. Poi c'è anche quella alchemica che dovremmo craftare in realtà, quindi di cose ce ne sono. Io metterei la crafting table qui. E qual è l'altra che probabilmente useremo di più?
questo punto quella del builder, eventualmente se faremo delle build, quindi in questo modo. E poi lateralmente tutte quante così. Sono un po' ammassate, effettivamente. Probabilmente queste non le dovrei mettere qui. Le dovrei mettere solamente lateralmente. Probabilmente potrebbe anche bastare come spazio, eh. Vediamo. Che adesso va di qua, possiamo anche continuare qui. Questa piccola zona qui in realtà non è un problema. Mettiamo questo. Builder. Farmer. Qua ce ne va un altro. Ok, no, in realtà credo possa andare bene. Builder e farmer. Io no, farmer e chef secondo me vanno messi vicino. Quindi qua potremmo metterci blacksmith e armorer. Così. Ok. E poi qui, ecco, potremmo magari estendere di uno e avere questa e questa. Con questo che arriva un po' più avanti, giusto per avere, diciamo, un po' di coerenza. Ok. E qui andrebbe la scala. Cioè, secondo me non è così male come idea, no? Vabbè, proviamo. Facciamo così. Per ora non abbiamo finestre. Non so quando le avremo, quindi per adesso chiudiamo tutto. E diamo un'occhiata a ciò che potrebbe essere. Ovviamente i dettagli andrebbero aggiunti dopo e non so quali potrebbero essere. Soprattutto non avendo per ora le finestre, è un po' così. Ecco, qui tipo, per esempio questi due blocchi con una finestra non sarebbe male. Tu avresti qui, diciamo, la no, oddio, ma non è quella dello chef questa, sì. No, questa è quella del furniture. Mi ero un attimo confuso. Ok, ecco, qui una finestrella secondo me ci starebbe da Dio proprio. Però, vabbè, magari per adesso rompiamo così. Che ci frega. E poi ci metteremo la finestra prima o poi. Ci potrebbe stare, mettiamola così. E anche qui, no? Specularmente potrebbe essere ad esempio qui. Forse questo sarebbe da estendere ancora di uno, vi dico la verità. Mi piacerebbe avere la finestra sulla workbench così. Non lo so. Qui sicuramente una finestra ci potrebbe stare. È tutto molto raffazzonato, mettiamola così, ok? Va bene. Quindi a questo punto estendiamoci qui. Fino a qui abbiamo detto. Ok. E qui continuiamo in avanti, quindi. Proviamo ad ipotizzare questa cosa. Il blocco è questo qui, sì. Seguiamolo. Starnuto tattico. Potremmo portarlo fin qui, però... Ecco, vedete, il problema è che qui... cioè, lì ci sta a coprire con dei paletti, diciamo. Qui... Vabbè, possiamo fare qualcosa in realtà. Qualcosa esce comunque. Questa è ghiaia? Probabilmente sì. E non droppa nemmeno nulla. Maledizione. Va bene. Allora, facciamo così. Facciamo prima questo lato, per ora. Questa era aggiuntiva. Questo lo metteremo fuori molto probabilmente. C'è questa e questa che effettivamente me l'ero un attimo dimenticate. Sarebbe da capire. Possiamo metterle qui, banalmente. Magari questa qui del builder e questa qui del furniture le mettiamo vicine. E questa qui delle pelli ha senso averla qui. Crafting table, no, armature, cose del genere ci sta. E qui mettiamo questa del builder. Possiamo anche metterle magari a distanza di uno da qui. E le mettiamo qui, sostanzialmente. Pure ci potrebbe stare. Chiudiamo. Ci serve altro marmo. Ok. Non è malissimo. Diciamo che
È un po' così, però le varie crafting table sono fighe sulla carta, ma effettivamente averle tutte nei paraggi è un po' così. Ma sicuramente è meglio di averle tutte in giro, secondo me, perché sennò devi metterti a fare i giri particolari tra una cosa e l'altra che secondo me un po' ti uccidono. Ah, facciamo così. Qui ci siamo come altezza. Mo' vediamo se... Cioè, di uno mi piacerebbe scendere, ma più di uno secondo me è too much. Quindi facciamo così. Per ora. Tiriamo... Cosa tiriamo? Cosa tiriamo? Potremmo mettere un asse magari ad altezza pavimento, che va giù. Un po' particolare, ma potrebbe funzionare. Sostanzialmente fare una cosa di questo tipo. Ovviamente andrebbe fatta poi anche dalle altre parti, che crea una differenza nella zona in cui ci abbassiamo di uno, perché non vediamo solamente il pavimento ma vediamo anche l'asse. Diciamo che non è malissimo secondo me. Com'è così? Sì, l'altezza è questa. Ok, e qui possiamo fare delle scale appunto che arrivano fino a questo livello qui. E a questo punto qui possiamo comunque abbassarlo. Ecco, il letto io per ora lo toglierei da qui e lo sposterei un attimo qui. Credo che sia il posto dove dà meno fastidio un attimo. Almeno ci settiamo lo spawn e possiamo lavorare lì senza problemi. Allora, ipoteticamente parlando, se io volessi estendere questa situazione qui, questo purtroppo no, è marmo, ok, ottimo, quindi comunque questa roba qui la dobbiamo tirare giù. Però mi sa che qui non ci continuiamo la casa, cioè la base che è quella lì. Piuttosto ci facciamo qualcos'altro poi eventualmente. Però questa roba qui probabilmente ci servirà comunque, quindi la tireremo giù. Allora, quindi andiamo da questo lato qui. E l'altezza che avevamo deciso è quella lì. Diciamo che adesso con l'idea della trave che vada sotto non è così assurdo pensare questa cosa qui, perché possiamo fare i pali proprio con il legno senza problemi. E poi fare dei paletti magari più piccoli. Non so se si può usare proprio il tronco degli alberelli, mettiamola così. Sarebbe carino, ma non credo si possa. E tappiamo tutto ciò che non ci serve sostanzialmente. Credo che ci servirà altro legno comunque. Allora, l'altezza è questa. Ok, quindi fin qui. Quanto legno abbiamo ancora? Ok, più o meno. Perché noi arriviamo fino a questa altezza qui, ok? Quindi ipoteticamente dobbiamo scegliere una zona in cui le scalinate iniziano. Io farei su 2 livelli, cioè una scalinata, un blocco e una scalinata, ok? Quindi qui toglierei questo intanto. Ok. Sostanzialmente così e poi un'altra scalinata dopo un blocco, quindi tipo qui. Ok? Credo che possa starci come cosa. Sapete che vi dico? Secondo me può essere addirittura più figo avere la scalinata solo da questo lato o solo da questo lato e avere sostanzialmente qui una sorta di strapiombo, tra virgolette, no? Tipo così, e qui delle... immaginatevi una ringhiera. E quindi tu arrivi qui sotto con la ringhieretta sopra e la scalinata di là. Secondo me potrebbe starci, eh? Attenzione. Sto immaginando con voi, perché lo devo ribadire, cioè non sono un builder, mettiamola così. Quindi va bene così. Allora, secondo me non è male come idea. Forse qui la scalinata è più sensata, però da qui noi abbiamo la scala a pioli per salire sopra ed eventualmente poi la scalinata per scendere sotto. Solo che c'è questa... non lo so. Credo che la scalinata sia meglio qui. Oppure potremmo addirittura farla qui.
allo stesso livello di quell'appioli e creare la ringhiera da entrambi i lati. E banalmente poi questo qui lo potremmo utilizzare al posto di questo per avere altre robe. Potrebbe funzionare. Tra l'altro non so di che materiale fare il pavimento. Chiaramente non vorrei avere quello della montagna. Forse la cobblestone potrebbe avere senso. Se no la pietra vulcanica che è nera e quindi potrebbe fare un bel contrasto, però va capito. Allora, ipotizziamo un attimo di creare... non so con che cosa. Facciamo con il chalk perché è quello che abbiamo un po' più in abbondanza. Creiamo un attimo una situazione di questo tipo. Qui dobbiamo tappare. Però potrei tenere proprio tutta questa parte qui sullo stesso livello alto e avere solo lì una sorta di ribasso. Perché pensavo che così sostanzialmente andiamo a togliere gran parte del buco qui, che in realtà va bene. E diciamo i tronchi li possiamo mettere qui, ok? Ci sta, funziona comunque. Il problema è la ghiaia di per sé che non possiamo riprenderla e non so se sia craftabile. Però vabbè. Quindi vabbè, ipotizziamo un attimo questa cosa qui. Ok. Quindi entrambi i lati. La scala la possiamo fare anche bella grande. Quindi tipo così. 1, 2, 3 e 4. Quindi fin qui più o meno. No, così. Ok. E lì ci sarebbe la ringhiera. Ora, la crafterei. Dovrebbe esserci proprio quella di marmo, no? Tecnicamente. Di chalk? No, non abbiamo nulla di chalk purtroppo. Vabbè, per la scienza cosa abbiamo? Abbiamo questo. Non è spezzato, questa è una scala. Se la volessi fare di legno invece, diciamo ash che non ci serve. Ci sta questo che è un... Questa è la fence e questo è il cancelletto. Facciamone un po'. Ah, ecco le finestre. Ok, solo con il legno, non ci serve. Allora mi sa che non c'è proprio il vetro, vi dico la verità. Ecco, vedete, facciamo tipo così. Ecco, magari dall'altro lato. Non lo so. Perché normalmente tu appoggeresti comunque le mani, no, qui. Cioè, eventualmente se fosse una ringhiera. Però così è brutto da quest'altro lato. Forse il muretto di marmo è meglio. Non so se è chiaro un pochettino la mia visione qui. Oddio. Ok. E poi alla fine comunque ci va qualcosa. Ci va qualcosa che crei un'aggiuntura, diciamo. Ci stanno questi, ok, ottimo. Per l'aggiuntura però, se è uno shelf non credo che sarebbe carino. Il cartello, possiamo riuscire un pochettino a ingannarlo e piazzarlo come fine? Oppure dobbiamo usare un blocco? No, perché è separato. Anche se lo metto da quest'altro lato? Non ci sta, ma poi ci posso scrivere. Non è chiaro bene a cosa serva. O se si possa. Però ho bisogno di qualcosa lì che funzioni. Facciamo così, mi sbaglio sempre. Cavolo. Ok, allora vediamo un attimo. Facciamo uno di questi.
non crea, diciamo, una sorta di palo qui. Quella è una cosa che mi dà un po' fastidio. No, no, no. Non so cosa utilizzare alla fine di questo. Cioè, un blocco è troppo grande. Vorrei qualcosa che occupi meno di un blocco, ma... se no questi, ma non so se ci collega effettivamente. Questo è di brick, è perfetto. Perché tu fai questo e questo. Ok, qui metti questo. E questo non ci arriva. Maledizione. La mia rovina, ma questo lo puoi mettere anche così? Ok. Ok, cambia tutto. Allora di marmo. Per forza. Va capito di cosa dobbiamo fare il pavimento, ma di marmo è l'unica scelta possibile qui. Probabilmente funziona anche con le fence, però qui, cioè, è proprio perfetto. No, perché non va più? Che vuol dire? Ok, serve un altro. No, facciamo tutto di marmo. Questo cos'era? Sempre marmo, ma è di cobble. E non possiamo ripristinarlo, suppongo, vero? No. Va bene, è un po' un casino tutta questa roba, vi dico la verità. Facciamo così. Marble. Ok. Facciamo... Dov'è? Ah no, marble brick mi serve. Ok. Facciamo così. Capite la mia vision? Non lo so. Secondo me ci sta, però un po' così. Più che altro è che qui non so se riusciamo a ricreare lo stesso effetto, visto che non c'è la rientranza, cioè rimarrebbe un blocco. Sarebbe un blocco, un po' così. Però volevo mantenere, no, questa centralità delle scale in modo da avere un passaggio che sia così. Capite? Diventerebbe così. Se avessimo qualcosa che occupa un blocco da piazzarci non sarebbe così male in realtà. Ma non credo che ce l'abbiamo. Una decorazione magari. Dei libri a terra potrebbe funzionare, però voglio dire. Non lo so. Qui ci sono varie torce. Queste purtroppo non le abbiamo. Dobbiamo arrivare 10 memorie, scusami, ma... Siamo a 48, come funziona? Guarda, ci serve anche il backpack, però... Ci serve anche un animaletto di media taglia. Preso. So nemmeno se quello è considerato media taglia, penso più quello in realtà. Ok. È anche ricaduta una freccia, non so se avete notato. Non ha droppato... ma giustamente non ha la pelliccia, ma che faccio? Mi serve la pelliccia, non un animale medio e basta, me l'ho dimenticato, ok. Vabbè. Allora, qui intanto proviamo a immaginare... Il problema è che è tutto bianco, quello sì. Quello è il pavimento, probabilmente con la cosa vulcanica sarebbe perfetto. Vediamo un attimo. Che alla fine non credo sia troppo difficile da far male, cioè dobbiamo andare lì, quello sì, però...
Questo come si collega? Non si collega. Però sapete che non è così male. Cioè, potrebbe funzionare come pavimento. Come pavimento sì, ma poi arrivato qui probabilmente no. Servirebbero i brick qui. Non lo so. Non mi convince. Però fare tutto bianco assolutamente no. Perciò una soluzione la dovremmo trovare. Lì le scale di marmo sono comunque belle. Perciò io farei così. Non possiamo girarlo. Ah, su Minecraft io farei tipo così, no? Dovrebbe funzionare una cosa di questo tipo. Ok. Fattibile, ottimo. Allora non ero sicuro se ci fosse oppure no. Allora va bene, dai. Avevo davanti. Ne crafta una. Ah, puoi anche decidere. Ok, no, lo voglio mantenere così. Ok. E poi... No, giusto, noi ci serve un altro livello qui. Quindi in realtà non è così male perché... Potremmo anche decidere di lasciarlo su un singolo livello qui e estendere di uno. Quindi avere spazio per 2 blocchi. E poi estenderlo sopra. Quindi così, 3 blocchi. E poi qui estendere di uno. Non so se è chiaro. Qui avremmo in questo modo. Ok. Probabilmente questo ci conviene portarlo un po' più avanti. Quindi tipo qui. E poi... cerchiamo un attimo di capire. Abbiamo davanti una cosa di questo tipo. Allora semplicemente questo. Solo che fa cagare. Così pure non è il massimo. Ah, così potrebbe andare bene. Rimane della stessa grandezza, però... No, non ha senso manco per... No. Così. Così ci sta. Molto più figo, no? Ok. Non ho più la torcia. Ma dovremmo, esatto, poter piazzarle anche così. Hanno fatto l'aggiornamento. Quindi qui in questo modo. Ci sta, dai. Bastavano 2? A me piace. Va capito come far finire questa ringhiera, però. Quello è l'unico problema. Probabilmente una scala o comunque qualcosa di questo tipo. Qui ci sarebbe full muro. Qui sotto si estende fin lì giù e abbiamo tutto questo spazio qui sotto. Non è così male, dai. Mi aspettavo peggio.
Certo, 50 minuti per questo non è esattamente il best. Io stavo andando a letto che ormai sta di qua, giusto per... Bellissimo dormire con la torcia sotto l'orecchio, è fantastico, lo faccio ogni notte. Ok. Allora... Va capito il pavimento veramente, perché sennò risulta problematico. Tra l'altro queste ceste non ci conviene spostarle fino all'ultimo, altrimenti è ancora più un casino. La canzone... Wow. Allora... Intanto il legno non ci basta, quello siamo d'accordo. Il pavimento che potrebbe essere? Vediamo un po' che materiali abbiamo. Cobblestone, basalto. Un attimo col basalto, vediamo che cosa esce. Ci sono blocchi particolarmente diversi, capite? Cioè, alla fine mantengono tutti lo stesso pattern come texture. Questo com'è? Questo è un pattern leggermente diverso, ma è molto molto scuro. Cioè, considerando che senza lo slider... Ah, non è male, eh. Non so quando ho lanciato questa. Non è male in realtà, vi dico la verità. Facciamo così. Proviamolo in tutta questa zona. Ah, non vengono, ok. Proviamolo in tutta questa zona. Se mi piace, allora lo manteniamo. E con il bianco fa comunque un figurone. Secondo me. Anche il letto non si regge. Va bene. Non è male, Cioè, non è il best, ma non so quale altre possibilità abbiamo. Cioè, grandi possibilità, Secondo me ci sta. Vediamo. Piazziamo di nuovo tutto, vediamo come appare. Poi non sono nell'ordine di prima, ma fa niente, anzi forse è anche meglio così. Questa però qui va benissimo e questa qui. Raga, ci sta. Voglio dire, non è esattamente proprio quello che mi immaginavo, ma ci sta. Tra l'altro riprende anche un po' la cobblestone qui di quella del cuoco, quindi perfetto. Ci potrebbe stare. Poi qui manteniamo il bianco che fa da contrasto. Ci sta. Non so come si collega uno sopra l'altro. Vediamo com'è. Ah, li avevo due, vabbè. Uno sopra l'altro, ok. Non è proprio quello che mi aspettavo, ma ci sta. Credo possa funzionare, dai. Non è l'overkill, però se mai trovassi un materiale che possa sostituirlo, allora lo faremo. O magari lo farò off camera. Insomma, vi farò delle prove così per terra e nei commenti mi fate sapere se vale la pena magari di fare tutto. Per ora abbiamo finito i materiali, abbiamo finito anche... Cioè, o meglio, possiamo continuare un po' con questo. Infatti lo farei. Anzi, vorrei fare un attimo... Possiamo usare qualsiasi legno per questo, quindi farei così. Ok. Lasciando stare qui che ovviamente serviranno quelli, no? Immaginiamo di avere un pavimento ad altezza... Qui, no? Ok, quindi la situazione sarebbe questa. Poi va capito bene come coprire anche tutta questa roba qui. Beh, che qui ci andrà comunque il marmo di nuovo. Arriverà il marmo fin qui.
penso servirà un altro strato di legno qui, sinceramente. Cioè dovremmo fare praticamente così. Un'altra mega trave. Ecco, forse così no. Cioè uno ci stava, però qui lasciare i mattoni scoperti non mi fa impazzire, capite che intendo? Rimarrebbero i mattoni e sotto questi. Aspettate, ce l'abbiamo i mattoni, no? Ecco, immaginate di avere i mattoni così. Ok? Qui magari ci sta anche uno di questi. Ok? E poi qui magari appunto fai dei piccoli supporti in questo modo. Però il problema è che non mi fa impazzire così. Cioè se ci fosse il legno sopra ci sta. Secondo me è perfetto perché mantiene comunque lo stesso stile del resto del frame della casa. Ok, in questo modo. E poi lì sotto il marmo ci sta. Ma questo avere il doppio legno non mi fa impazzire allo stesso modo. Quindi mi sa che questo pezzo di legno forse lo toglieremo. Ok, immaginatevi comunque il pavimento scuro. E noi vedremo solamente questo. Non è così malvagio da qui. Il problema è da fuori, ovviamente. Da fuori, secondo me, è proprio uno schifo. Quindi sì, decisamente questo va tolto. Con tutta la lentezza del caso. Va bene, non lo facciamo in questo momento. Questa magari è una cosa che potrei fare off camera e metto con la musica e lo faccio. Ok. E quindi all'altezza di questo tipo, no? Come se fossero delle assi di supporto generale. E poi qui si risale. Si risale così e si dovrebbe ricollegare lì. Non so se state vedendo tutto questo sfarfallio, ma era colpa di una notifica di Windows. Lo mantengo alla stessa altezza di quell'altro, quindi qui è un pochettino più alto, ma ci sta. Voglio proprio che mantenga questo, tipo un po' come se fosse una baita, diciamo, però non sono capace a costruire una baita, quindi va bene così. Ok? Quindi questo lo possiamo togliere. Eventualmente ci potrebbe stare anche del legno diverso, ma non ci starebbe con i mattoni. Più che altro va capito. Sicuramente questo pilastro lo tireremo su anche qui e probabilmente anche dall'altro lato. Così più o meno. Non so nemmeno se è il centro, probabilmente no. E poi dobbiamo fare un tetto giga enorme. Cioè, allora no, perché lì saliamo sicuramente a fare una sorta di torre. Quindi 2, 3, 4 piani eventualmente, no? E ok. Circolare, direi. Che prende quella parte lì ed è circolare in questo modo qui. E poi qui probabilmente 2 piani. Penso che bastino. E chiudiamo il tetto qui magari così, no? A triangolo in questo modo. Che va dentro la torre e poi la torre c'ha il suo tetto sopra. Che non so se si possa collegare a cerchio, tra virgolette, però spero proprio di sì. Io intanto, ragazzi, io penso che per questo episodio possa essere tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. Come al solito vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Vi invito a partecipare nei commenti se avete qualche idea o qualche modifica che possa fare. Io finché non registro il prossimo episodio sono tutto orecchie, anche successivamente eventualmente possiamo fare delle modifiche. Quindi mi raccomando, lasciate la vostra opinione qui sotto. Vi ringrazio. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra e un sacco di altre playlist sul canale. Perciò noi ci vediamo alla prossima e bella fandonia.